Benvenuti al quinto incontro di come superare il blocco dello scrittore. Torniamo alla metafora del viaggio. Abbiamo visto che, trovando l'argomento, abbiamo individuato in che terreno ci muoveremo, però ogni terreno può essere attraversato in modi molto diversi. Prendiamo ad esempio un bosco. Possiamo andarci per cacciare, oppure per raccogliere funghi, per farci una passeggiata. Possiamo incappare in un orso. Quindi lo stesso bosco può apparirci in tantissimi modi diversi, a seconda di quali esperienze ci vivremo nel mezzo. Bene, allo stesso modo anche lo stesso argomento può essere osservato da tanti punti di vista, a volte anche opposti. Nella storia dell'assassino che cerca la sua vittima, ad esempio, l'assassino può essere vittima dei suoi raptus, può essere un personaggio che cerca di controllarsi senza riuscirci, poi vive devastato dai sensi di colpa, oppure può essere uno psicopatico che uccide senza provare il minimo rimorso. Se ogni argomento può essere trattato in infiniti modi, adesso chiedetevi: perché nella mia storia ho scelto quel particolare tono, quella particolare situazione? Tutto quello che raccontate ha delle ragioni profonde che vanno individuate. Non si tratta di fare psicanalisi, attenzione, si tratta solo di capire che cosa l'ispirazione sta facendo emergere dal mondo della vostra immaginazione. In definitiva, si tratta di trovare il tema della vostra opera. Il tema è allo stesso tempo contenuto e forma, ciò che dà origine ma anche ciò che delimita il vostro testo. Jessica Page Morrell lo definisce il sistema di guida interno del libro. È quindi fondamentale, ma può essere difficile da individuare. Per riuscirci potete chiedervi a quale sfera dell'esperienza umana appartiene l'argomento che state trattando. L'amore, la salute, la pace interiore, l'accettazione di un lutto, l'omicidio. E poi guardate in quale modo particolare la vostra storia si inserisce in quella sfera di esperienza. Per fare questo dobbiamo tornare al desiderio del protagonista, perché se i protagonisti desiderano qualcosa esternamente, vuol dire che gli manca qualcosa interiormente. Se cercano un amante è perché non si sentono abbastanza amati dal partner, se vogliono la fama è perché non si sentono abbastanza importanti, eccetera, eccetera. Quindi, per individuare il vostro tema, potete partire dal desiderio del vostro protagonista e chiedervi che cosa gli manca, qual è il suo problema esistenziale. Lui non ha un proprio posto nel mondo, fiducia nella vita, perdono per il suo passato. Provate a rifletterci e poi approfondite. Cercate di capire in quale modo specifico questa mancanza è sua e di nessun altro. Cosa la distingue dal problema che nella stessa sfera di esperienza umana appartiene ad altri milioni di persone? Prendiamo la storia dell'assassino. Qual è il suo desiderio? Allora, fra milioni di versioni possibili, mettiamo che nella vostra prima stesura voi abbiate creato un personaggio debole, che sente di non avere abbastanza presa sulla propria realtà. Il momento in cui si sente importante, in cui si sente vincente, è quello in cui uccide una persona, perché sente di avere finalmente la vita di qualcuno nelle sue mani. Quindi questo è il suo modo particolare di uccidere. Questo è il modo particolare in cui voi trattate l'argomento dell'omicidio. Allora, il tema della vostra storia in questo caso sarà l'omicidio come forma di potere. Una volta che siete riusciti a formulare il tema della vostra storia, siete riusciti a capire qual è l'origine profonda delle azioni dei vostri personaggi. Non solo, ma avete trovato anche la fonte di tutte le vostre scelte autoriali, sia che ne siate consapevoli che non lo sappiate. Come dice Dara Marx, il tema è ciò che dà un significato all'attività della trama e un fine al movimento dei personaggi. Se riuscite a definire il tema in modo cosciente, non solo avete uno strumento per evitare blocchi futuri, ma anche per scrivere un testo profondo. Quindi definire il tema della vostra storia è indispensabile, ma non è facile. Può essere necessario riflettere, prendere appunti, è qualcosa che molto probabilmente emergerà lentamente.
provate a sentire quali sono le emozioni profonde che stanno dietro le azioni dei vostri personaggi, di cosa è fatta la loro vita interiore. Ecco, questo è di nuovo il momento di lasciare aperto il famoso canale dell'ispirazione, questa volta non per scrivere, ma per sentire di quali emozioni è fatta la vostra storia, da quali sentimenti prendono via le azioni dei personaggi. Può volerci un po' di tempo, ma vedrete che in questo modo troverete il tema della vostra storia, che poi sarà una guida molto efficace attraverso tutte le varie fasi della scrittura. Quindi iniziate a lavorare sul tema e seguitemi nel prossimo incontro. Se il video vi è piaciuto, mettete vi piace, condividete e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo la prossima settimana per una nuova puntata di Come superare il blocco dello scrittore.